Buongiorno a tutti, oggi vediamo come seminare peperoncini partendo dal peperoncino dell'anno prima, quindi salviamo i frutti. Lo vediamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è un peperoncino spettacolare. I semi me li ha dati l'anno scorso The Blonde Farmer, che saluto e che ringrazio ancora. Sono riuscito a salvare qualche peperoncino essiccandolo come questo, gli altri invece li ho congelati, quindi non posso fare questa operazione. E adesso è venuto il momento di seminarli per poi avere altre piante uguali. Visto che mi sono trovato bene, è piccante il giusto, sono proprio soddisfatto del gusto di questo peperoncino. Allora io per tagliarlo uso le mani, poi ovviamente le laverò bene. Non sempre basta perché la sostanza urticante rimane poi attaccata alle mani, alle dita. Però con un po' di attenzione, con un po' di fortuna, con uno, massimo due peperoncini abbiamo la produzione per tutta l'estate. Io ne metto sempre un po' di più perché non tutti attecchiscono. Ecco, guardate qui. Questo l'ho conservato sempre in casa, quindi ha avuto il tempo di essiccarsi. Perfetto. Togliamo la parte rossa che non ci interessa. Guardate quanti semi, basta ne avanzano. Allora, qui abbiamo del terriccio di buona qualità, sempre lo stesso, e adesso mettiamo un seme, massimo due, per ogni alveolo. Se non scappano. E la terra l'ho già ben bagnata, è molto inzuppata. Sono andati due, va bene lo stesso. Una volta che ho fatto questa operazione farò una semina di due tipi, ovvero un paio di alveoli li metto qui in casa dove ho 19 gradi fissi e ho la lampada LED, quella che avrete già visto in altri video probabilmente. Mentre l'altro lo lascio dentro il semenzaio riscaldato dove ho 16 gradi più o meno costanti. Anche quello, se volete, poi vi lascio in descrizione i video in cui ne parlavo. Anche qui cerco di rispettare la distanza tra un semino e l'altro, metterò alla fine 9 semini, mi sa che sono pure troppi. Adesso gli altri poi li seminerò in altro luogo. Io questi poi, ecco, guardate, questo che è molto grande ne faccio due di piantine. Poi si attecchiscono entrambe, semplicemente poi le diraderò, le separerò e le metterò in due vasetti separati. Avanzano un sacco di semi. Ora semplicemente copro, ma proprio con un velo di terra, non si deve solo vedere il semino e basta. Roba di 3-4 mm. Siamo a metà febbraio circa, adesso vediamo quanto tempo impiegano per germinare. Prepariamo adesso le etichette per poi ricordarci cosa abbiamo seminato. Queste etichette le trovate in tutti i consorzi oppure online. Io le ho prese su Amazon, costano 5 euro spediti, ce ne sono 100. Dovessero interessarvi, li trovate lì. Perfetto. Benissimo, ci rivediamo non appena vediamo le prime piantine. Sono passate circa 3 settimane da quando ho messo a dimora i semini. Ho atteso per completare il video che nascessero le seconde foglioline, queste qua. Quelle che avevo in casa sotto la lampada le ho spostate l'altro giorno dentro il semenzaio riscaldato all'esterno, perché è giusto anche che prendano un po' di freddo durante la notte, cioè freddo sono 16 gradi poi in realtà, perché un po' perché non fa molto freddo fuori, un po' perché abbiamo la resistenza impostata a 16 gradi, ecco più o meno dai 14 ai 16 gradi fuori ci sono sempre. Adesso, visto che qualcuno è un po' troppo alto per i miei gusti, come questo, cosa faccio? Li travaso direttamente dentro i vasetti più grandi, così ho la possibilità di mettere un po' più di terra intorno e stanno anche meglio. Qui ho messo un fondo di un paio di centimetri di terra, voi non lo vedete però ci sono un paio di centimetri di terra. Adesso semplicemente con molta calma e
cautela. Ecco qui, prendiamo il suo panetto di terra che è abbastanza asciutto, nonostante l'abbia bagnato ieri. Ecco qui, scusate, mi sono un po' esposto. Qui un po' di terra. Cerco di riempire tutti gli interstizi. Questo è quel terriccio buono che vi dicevo l'altra volta. Ecco qui. Bagniamo delicatamente. Perfetto. Dopo finirò di bagnare, perché se lo faccio adesso sporco tutto. Però questo mi serviva per compattare un po' di più la terra. Ecco, ora questi vasetti qua, singoli, li metterò nella serra fredda che ho all'esterno. Poi vi farò vedere in un altro video come riscaldo la serra fredda. Un metodo manuale, non ho inventato niente come lo dico spesso, ma anche questa volta ho preso spunto dal web, poi citerò le fonti. Facciamo ancora un paio. Spingo col dito dall'altra parte, molto delicatamente estraggo il panetto di terra. Adesso lo bagniamo un po'. Ok, e anche questa è andata. Vi faccio questi 4 vasetti, poi chiudo il video perché tanto l'operazione è sempre la stessa. Dopo, se vogliamo fare un bel lavoro, mettiamo 2 o 3 chicchi di stallatico pellettato in cima, così sopra, così mano a mano che innaffiamo lui si scioglie e fa il suo lavoro. Se vi interessa, ho da poco pubblicato un articolo sullo stallatico pellettato, ve lo lascio qui in descrizione, sulle proprietà, su come si usa, le dosi. Se non accedete come me allo stallatico quello maturo, quello vero, non c'è molta scelta, o quello oppure l'hummus di lombrico che costa sensibilmente di più, o quello che trovate, insomma. Se non vi volete sporcare le mani potete usare i guanti, quelli in lattice. Sono molto delicate, quindi bisogna fare attenzione a maneggiarle con molta cura. Queste diventeranno delle bellissime piante di peperoncino. Continuo da solo. È tutto per questo video. È stato un video molto veloce, ci abbiamo messo soltanto 20 giorni per fare tutto, però questo è il risultato. Guardate che belle che sono queste piantine, a costo zero poi, come avete visto all'inizio. Non tutte hanno attecchito, però in questo caso bisogna metterne qualcuna in più, quindi ovviamo al problema. Bene, torno a ringraziarvi per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, volete condividerlo, ve ne sono grato, e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata!